Sto trasmettendo. Ragazze, ci siete? Ragazze, ditemi se ci siete, perché non capisco una mazza con le dirette, visto che ne faccio così poche. Ragazze? Ci sono? Ragazze, aspettate che vi vedo di qua dal telefonino. Aspetta, non capisco una mazza. Aspetta, come si fa da qua YouTube? Ciao, aspetta. Come si fa a vedere dal telefono? Come si fa a vedere dal telefono? No, però tu abbassa la voce, ecco qua. Ragazze, eccovi, che bello! Ciao Manuela, Roberta, Antonina, Graziella, Giovanna, ciao amore! Sofia, Daniela, Monica, Chiara, Giulia, Maria, Cecilia, Cristina. Oddio, ma che bella questa cosa, è meravigliosa. Allora iniziamo la nostra diretta. Ho preso uno strumento apposta dell'unicorno. Un applauso! Un applauso! Bellissimo, ragazzi miei, che bello, che bello. Aspettiamo un po' che ci siamo un po' tutte, non so, è difficile, ma no, quanto è bellissimo, ragazzi. Flavio, ciao Flavio, Ave la nostra dea, amore, ci sei mancato Flavio, dove sei stato questo tempo? Che non ti ho visto. Dove sei stato? Enza, Chiara, Emi, Gloria, Raffaella, Alessia, Treccina, Laura, Francesca, Anna, mamma che bello, mamma, siamo una famiglia meravigliosa, ragazze mie. Siamo una famiglia meravigliosa. Io voglio subito iniziare questa diretta ringraziando le nostre sorelle che mi hanno fatto dei regali stupendi, ve ne mostro due qui. Guardate che bello, è bellissimo, l'occhio da Romantique, tutto fatto a mano, dipinto a mano, bellissimo. Il fiore di loto, grazie alla nostra sorella, è stupendo, bellissimo veramente. E poi questo notebook stupendo, dalla nostra sorella dell'Inghilterra, bellissimo, dove annoterò tutti i miei segreti che ci riveliamo tra di noi, fondamentalmente. Tutti i nostri segreti che ci riveliamo solo tra di noi, che siamo quelle poche 60.000 persone rotte, ma alla fine siamo una grande famiglia. Io voglio farci un applauso stupendo, grazie. Ragazze mie, questa è una diretta per dirvi quanto vi amo. È una diretta per dirvi quanto vi amo e quanto lavoro straordinario stiamo facendo insieme. Lo sapete che stiamo cambiando il mondo, no? Cioè, nel senso, lo vedete. E quindi stiamo veramente cambiando il mondo con questa consapevolezza, con questa meravigliosa trascendenza che stiamo incarnando tutte. Quindi io ci definirei i divini trascendentalisti, o no? Che ne dice? Che ne dite di trascendentalisti? Io vedo bellissimo. Ragazzi, io voglio leggervi tutto e parlare. Come faccio? Voglio leggervi tutto e parlare. Allora, eccoci, sì. Ragazze mie, io questo però devo finire di dirvi questa cosa e non finirò mai di ringraziarvi, perché tutte insieme il nostro lavoro e il nostro amore ha dato veramente vita a una comunità senza precedenti, un esercito di luce straripante che veramente non era nemmeno nei sogni più sfrenati. E ancora non stiamo a niente, perché ancora è meraviglioso veramente. Comunque prima di iniziare tutta la giornata, perché ho visto che la luna piena di oggi era all'1:30, quindi da stamattina alle 8 che sto dedicando gli ultimi meriti di questa giornata ai miei antenati, ai miei nonni, di cui oggi porto la camicia jeans di mia nonna, la camicia jeans di mia nonna che usava negli anni '80 in suo onore, di mia nonna materna. E quindi so che quel rituale vi sta facendo fare dei clicconi assurdi, è bellissimo perché pensate che quando ho iniziato a fare quel rituale e ho visualizzato, era come se mi trovassi al centro e visualizzassi delle figure in ombra, tutto intorno a me, tutte in ombra. Dovete sapere che pian piano che facevo poi la dedica, no, dei meriti, allora queste figure iniziavano a prendere forma
e vedevo tutti i miei nonni, anche persone che non avevo mai conosciuto, che erano i miei avi, i miei antenati, iniziare a prendere forma con questi abiti bianchi, riuscivo a delinearne i tratti, si facevano sempre più luminosi. E siccome quello che ci arriva nell'immaginazione è vero, e quindi mi ha dato conferma, alla ratio gli ha dato conferma, dell'adempimento del fatto che dedicavo i meriti. Stavo dicendo della dedicazione dei meriti. Sapete che mi invento parole, ma anche lì bellissimo, bellissimo. Vi sto leggendo, ragazze, vi sto leggendo, vediamo. Vediamo che cosa c'è anche. Eh, eh, Quella, amore, mamma mia, quanto siete belle, bellissime, ragazzine, bellissime, bellissime. Treccina, grazie, grazie, grazie. Bellissima, finalmente fatti vedere. No, ragazzi, ancora no, ancora no, ma voi dovete sapere. Allora, voglio parlarvi un attimo di questa cosa. Non mi sono mai fatta vedere, l'ho scelto, è stata una scelta. Ho passato la mia vita sulla scena della vita, con tutte le mie peculiarità, sulla scena pubblica, non solo nel sociale del mio paese, ma anche più esteso. E quindi quando ho incarnato la missione, ed è successo subito dopo il lockdown, più o meno, durante il lockdown già ho avuto proprio il boom, la perforazione della diga della mente, diciamo. Ecco, quando ho incarnato la missione, io ho scelto di fare questo viaggio al contrario. E cioè non volevo, essendo stata sempre vittima della mia immagine, essendo un artista, avendo fatto tante cose anche a livello pubblico, e quindi essendo stata vittima della mia immagine, tanto che quel dolore mi portò anche in Australia, no? Per vedere quanto valessi al di là della mia immagine, veramente. E lì ebbi le conferme più grandi della mia vita, perché senza venivo, diciamo, c'era tanta meritocrazia, venivo premiata per il talento, la voce, e quindi io ho fatto questa scelta affinché, essendo stata prima di tutto vittima io della mia immagine, non volevo che foste influenzati dalla mia stessa immagine. E quindi, siccome voi siete la mia realtà specchio, anche lì mi è servito per capire quanto valessi io come persona al di là di quello che si poteva vedere fuori. E quindi è nata la nostra comunità, che è come se fosse mio figlio, no? E io ci tengo a proteggerla, questa comunità. Arriverà il momento, anche perché quello che ho fatto con Taromantic, niente nella vita mi ha dato più soddisfazione in tutta la mia vita. Ed è stato amore, amore puro. Posso dire che è la prima volta in cui mi sono veramente innamorata. Mi sono innamorata di tutte voi. Ecco perché non riuscivo ad avere relazioni durature con uno solo, perché me ne servivano 60.000. Perché voglio dire, l'amore, ragazze mie, l'amore è qualcosa di esteso, talmente esteso che la nostra mente piccolina, marginale e limitata non può comprendere. Ecco, la nostra comunità mi ha insegnato che cos'è l'amore. In primis la missione mi ha insegnato che cos'è l'amore. Questo darsi, lo sapete, io mi sveglio la mattina e sono felice perché non vedo l'ora di darmi in un podcast, nei video che vi faccio, e mi addormento la notte non vedendo l'ora di continuare a dare, di continuare a darvi. Ed è una cosa che non ha prezzo, è impagabile, impagabile. E ho capito cos'è l'amore grazie alla missione. E quando voi incarnate il senso del vostro amore per la vostra natura, riuscite veramente a capire cosa vuol dire questo amore. E poi questa consapevolezza va a effetto domino anche nei vostri rapporti, nelle relazioni, che siano di amicizia, che siano relazioni intime.
E quindi ed è questo che poi ha generato la mia prosperità, in tutti i sensi. Cioè la mia prosperità in tutti i sensi è grazie all'amore che si propaga in me. Quando è stato? L'altra sera vi ho fatto un video che non vi ho ancora pubblicato, avevo finito di mangiare, mi stavo finendo di vedere una cosa su Netflix. Per sapere che io mi rivedo le stesse serie per almeno 5-6 volte. Prison Break mi stavo vedendo perché mi ero innamorata del protagonista. E vabbè, e dici tu, che sì. E quindi mi stavo finendo di vedere questa serie, erano le 11, ho detto: "Vabbè Francesco, mo vai a letto, no, bella bella, che è anche un orario decente". Okay, ho spento tutto. Ragazzi, mi sono rigirata sulla scrivania, su questa scrivania vi ho fatto un video. Impossibile, è un darsi continuo e quindi e questo si chiama amore. L'amore è il darsi e l'amore più ti dai, più generi prosperità. E quindi anche questo che vi volevo dire, no? Poi ve lo metto anche in un podcast. Questo darsi, no? La mattina, ogni mattina, voi dovete dire questo: come posso essere utile al mondo, a madre terra? Voi non vi preoccupate poi cosa dirà madre terra, cosa vi proietterà la vostra anima. Magari siete d'aiuto al vicino che vuole un consiglio, o magari vi porta in un posto dove è necessario una vostra parola. Voi mettetevi in questa posizione. Facendo questo, poco a poco si aprirà uno scenario grandioso. E soprattutto, ragazze mie, non abbiate fretta. Non abbiate fretta. Io posso dire di aver iniziato il percorso serio e reale da quando sono tornata dall'Australia, che poi iniziai la scuola di naturopatia, no, e quindi diciamo che ci ho messo, 8 anni per realizzarmi. Quindi 8 anni, più o meno ero 8 anni, sì, 8 anni per compiere il salto e determinare la mia missione. Quindi 8 anni di studi seri, no, perché ho sempre studiato esoterismo, anche quando studiavo scienze politiche. Tra un Osho e un Ennio Di Nolfo di storia delle relazioni internazionali 1918-99, tra un Ennio Di Nolfo e un Osho, diciamo che siamo lì, insomma, lì. Storia delle relazioni internazionali, uno degli esami più grossi di scienze politiche, che comunque è stato l'unico dove mi hanno rimandata, l'unico, perché erano 1200 pagine più altri 4 manoscritti, non so quale autore, io non riuscivo a ricordarmi le date. Questo mi chiese, mi ricordo il professore, signorina, mi sa dire, aspetta, qual era? Mi sa che era su Napoleone, mi chiese qualche cosa, o la data di morte, insomma, io ho detto, professore, allora, dovete sapere che mi chiama anche mia madre o mi chiama mio padre per ricordarmi le date di nascita di uno o dell'altro. Il giorno di quindi c'ho un po' di problemi, perché c'è un eterno presente, sicuramente un giorno sarà il suo compleanno, ecco, diciamo che un giorno sicuramente sarà il compleanno. Quindi perché vi sto dicendo questa cosa? Sì, perché diciamo che ci ho messo 8 anni ad adempiere all'inizio di quella missione, no? Ma soprattutto ci fu una cosa bellissima quando stavo in Australia, in particolare stavo quando facevo la contadina, no, perché feci 6 mesi a Sydney e 6 mesi 5 mesi in Mittagong, nella Bausada Vineyard si chiamava, che era praticamente questo vigneto, si dice vigneto, mi sa, insomma le vigne. Io ho potato 5.842 vigne da sola. Da sola. E quindi questa cosa, quando io finì la potatura delle viti, mi dedicavo alle mansioni della campagna e c'era il titolare della tenuta che si chiamava Alista, e la moglie Michelle, guarda caso anche lei era laureata in scienze politiche, poi nulla è un caso, no? Facevamo dei discorsi aulici, altissimi, erano delle persone veramente nobili, avevano 70 anni ciascuno, persone veramente nobili, nobiltà d'animo incredibile. E allora Alista, il proprietario della tenuta, mi disse:
una cosa sciocca, e questo ve l'ho scritto nella mia tesi di laurea in naturopatia, il risveglio della coscienza. Mi disse: "Frankie", perché mi chiamavano Frankie, no, "Frankie, you have the gift". Tu hai il dono, il dono. Dice: "Sì, non ho mai visto nessuna persona amare quello che fa come lo fai tu". Io mi sconvolsi ragazze, perché io praticamente facevo la contadina e prima di allora, pensate, ogni tanto mio padre mi portava le piantine di basilico, le cose a casa, ma non riuscivo a farlo durare nemmeno 3 giorni. Cioè capite? Cioè questo significa proprio, che niente è definito. Ci sono dei semi dentro di noi che la pioggia degli eventi li porteranno a sbocciare. E di conseguenza io avevo capito che, una persona di spessore così mi disse: "Tu hai il dono", di prendermi cura della campagna, no, ma io dicevo: "Alista, I no do, no do, I don't know, I don't know. No, no, you have the gift, you have the gift". Vabbè. E quindi quella cosa, mi fece poi, quando tornai in Italia, trovare una scuola di naturopatia, perché anche sotto consiglio di Michelle mi disse che dovevo dedicarmi a alle cose naturali, o comunque sia a tutto quello che poi gli studi di naturopatia comportano, no, perché dovete sapere, questo ve l'ho scritto nella tesi pure, che andavo nei boschi, facevo queste passeggiate nei boschi da sola, mi ero ritagliata un bastone, mi ero creata un bastone, andavo nei boschi, no, e cercavo quelle piantine cercavo di farmi questi facevo questi esperimenti, cercavo di, avere di sviluppare il mio intuito con le piantine che incontravo, no, tant'è che ci fu un episodio, un giorno chiamai mia madre, dissi: "Mamma, ho colto dei funghi, adesso li provo stasera, per vedere se sono buoni". Mia madre: "Chiamami tra 1 ora in caso sei morta". "Chiamami tra 1 ora in caso sei morta". Poi comunque ero visionata da Michelle, che se ne intendeva anche di funghi, no. No funghetti ragazze, no, 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 funghetti no. I funghi dell'Australia, no quelli là, quelli che si mangiano ragazzi. Quindi ogni volta che mia madre sapeva che magari ci sentivamo una volta ogni 3, 4 giorni, perché avevo anche una connessione internet a consumo, quindi comunque ero proprio isolata in quella campagna in Mittego, no, quando sapeva che andavo a farmi passeggiate nei boschi, la dovevo chiamare 1 ora dopo, in caso comunque ero morta o comunque era successo qualcosa. Fantastico, fantastico. Comunque non mi ricordo perché vi stavo dicendo questo, è tutto meraviglioso. Aspettate che leggo un attimo, vi leggo un po', che qua c'è il telefono. Ciao Daniela, Daniela Biliardi. Scusa Francesca, ma come si fa a spedirti qualcosa? Dove troviamo il tuo indirizzo? Ok, allora, sotto la diretta poi vi lascio l'indirizzo dove c'è una persona di fiducia che mi prende tutte le cose. Grazie, grazie veramente, grazie veramente. Giulio Sergio, Fra, ti devo raccontare tantissime cose. Ilaria, chi è Ilaria? Tutto quello che hai detto sul periodo agostiano e su ottobre si è realizzato. Giulio, meraviglioso Giulio, la stagione agostiana è stato il 7° girone dell'inferno per noi. Ma ci siamo, se siamo qui, celebriamo, siamo ancora vivi! Siamo ancora vive ragazze! Meraviglioso, meraviglioso. Norina Bellucci, ciao Bedra, un bacio enorme. Katia Pinto, anche noi ti amiamo, anch'io, veramente, ma come si fa? Ma come si fa? È bellissimo. Isabella, Shanna, grazie, 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 grazie. Stiamo facendo magie, Giovanna, lo so, lo so, lo so. Grazie a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Ragazze e ragazzi, adesso, adesso è venuta a trovarmi una persona che non vedeva l'ora di venire. Lo abbiamo spostato dall'eremo della sua casa. Abbiamo qui un grande maestro samurai. Avete già capito di chi sto parlando? Abbiamo qui un maestro samurai. Dove stai?
Stava dietro. Per chi non lo conoscesse, il mio papi, nonché detto Gianni San. Facciamo un applauso a Gianni San. Eccolo. Papi, dai un saluto alle nostre ragazze, ragazzi. Good morning o good evening. Parla in inglese, ecco, visto che abbiamo parlato dell'Australia, mio padre è criptico, ma comunque si Ben trovata. Papi, cosa vuol dire? Vediamo. Papi, cosa vuol dire alle nostre ragazze che ti hanno cercato? Mi sono arrivate tante mail delle ragazze che volevano che tu ci fossi. Papi, vogliono che cosa c'è da dire? Che cosa, non lo so. Niente, vivete la vita in maniera intensa, perché sembra lunga, ma alla fine, quando passano gli anni, ci si accorge di quanto sia breve. Tu ci ammutolisci, cioè, che devo dire dopo che parli tu? Cioè, che devo dire? Devo un po' smorzare questa profondità. Ecco, mio padre diciamo che è un Perseo. Mio padre è un Perseo, perché dovete dire, per arrivare alla sua calma, io ho dovuto leggere 25 anni di studi esoterici. Però lui era già incarnato in questo, capito? Quindi, papà, come si fa? Dimmi, stavi dicendo? Affrontate la vita sempre con positività, perché è quella che già ve la fa affrontare, non dico superando la metà almeno di quello, perché la negatività sprofonda e addirittura non mi fa vedere nessun obiettivo, solo la positività vi dà il carburante necessario per andare avanti, ecco. Papà, sei meraviglioso. Qua ci stanno dicendo: ciao papà, ti scrive Margherita Tricoli. Ilaria Flamini che ci ha regalato le magliette bellissime, stanno giù, poi le vado a prendere. Anzi, poi ve le posto. Le magliette dell'Ilaria. Le magliette dell'Ilaria stanno nell'altra stanza, vado a prendere. Ale, grazie. Grazie Gianni, viviamo intensamente, stanno dicendo. Nicoletta chiede una carta degli Angelion da Gianni. Nicoletta chiede una carta degli Angelion da parte di Gianni. Papà, lo prendiamo subito. Vogliono che tiri una carta dei tarocchi. Vabbè. Papà, bella Nicoletta, grazie come idea. Allora, papino adesso ci tira un Angelion. Ok, vediamo un po'. Mettiamo il notebook qua. Allora. Vediamo, allora, aspetta, va. Qua, Natalina in Peluso sta dicendo: ciao carissima Francesca, un meritatissimo like solo per le calorose parole del tuo dolce papà. Grazie. Ricambia papino. Allora papi, le vuoi battere tu pure? Non so se mio padre ha mai battuto le carte, comunque lo facciamo battere a papà. Vediamo. Intanto io leggo messaggi, papà, tu batti. Buonasera signor Giovanni, Natalia Iner. Voglio dirle che ha una figlia meravigliosa. Tutto merito suo. Beh, vabbè, papà, ci stai pure tu. Siete una luce immensa, dice la Cati. Flavio dice: ma io mi innamoro ogni volta che dici illo tempore, sei carinissima. Flavio, ti strabacio. Mua, mua. Illo tempore comunque viene da lui, viene sempre da lui illo tempore, perché dovete sapere, mio padre ogni tanto mi parla in latino, perché lui che dice, quando hai fatto il latino papà tu? Solo la scuola media. Cioè lui dalle scuole medie si ricorda il latino, perché all'epoca tua alle scuole medie faceva del latino. Io amo proprio l'italiano. Per esempio c'è una frase, io ho studiato a Siena, dove in realtà c'era la Pia de Tolomei e in un tratto mi ricordo che c'era una dedica dove diceva: ricordati di me che sono la Pia, Siena mi fe, dispece mi maremma. E questo mi piace moltissimo ripeterlo, mi piace proprio perché Dante è veramente sublime. Papà, io non so, ogni volta che parli tu non so cosa dire più. Mi sento un attimo. No comment. Mi sento un po' a disagio. Vabbè, papà, tiraci questo Sefirino, per favore. Vediamo che cosa. Okay. Vediamo la tua anima cosa vuole canalizzare per la nostra comunità oggi. Vediamo. Allora, devo prendere una carta? Sì, quella che vuoi. Dal mezzo? Sì. Allora, ecco. Dove vuoi tu? Ecco ok. Qua.
Vediamo un po' che carta ha estratto papà. Essenza enigma. Non cercare con la mente, il mistero risolve. Cioè, ragazze, io direi che questa carta è praticamente un po' il succo di quello che ha detto papà adesso. E il mistero risolve, no? Vivete, ha detto papà prima, sempre con intensità. Non cerchiamo sempre con la mente le risposte, perché cosa ne pensi tu, papà, del fatto che noi vogliamo sempre delle risposte? E questa cosa forse ci angoscia un po', no? Cioè ogni volta con la mente cerchiamo le risposte invece di vivere il qui ed ora. Ma forse perché siamo stati abituati in questo, invece dovremmo vedere altri tipi di comportamenti. Penso, gli animali non hanno risposte, per esempio, vedi? Bella questa. Anche gli alberi non hanno risposte. Tutto il mondo non è che abbia bisogno di risposte, è l'uomo che mediamente, anche alcuni animali, ripeto, anche loro dialogano a modo loro, se ben chiaro. Però l'uomo forse ha bisogno di avere un conforto più che una risposta, insomma. Penso, questa è la mia supposizione. Bellissimo questo, Papi, anche perché stai dicendo che hai proprio detto quello che noi facciamo sempre sul canale, essere sempre più vicini al concetto di animista, no? Come religione animista, cioè essere più vicino al sentire nostro animico, proprio come fanno gli animali che non cercano risposte, ma vivono nell'attimo presente. Certo. E quindi questa carta ci dice proprio di vivere nell'attimo presente, tutto quello che noi pensiamo di voler sapere, il mistero risolve. È come se, no, quando noi mettiamo la vita, come vi dico sempre, si costruisce in segreto. Cioè, se noi piantiamo un semino all'interno della terra, quel semino non è che noi stiamo ogni giorno ad andare a vedere se è cresciuto, se è germogliato, mentre noi non sappiamo niente perché al di sopra della terra non si vede niente. Quel semino sta spaccandosi all'interno della terra, sta prendendo radici. La vita si costruisce in segreto, cioè tu non lo vedi tutto quello. Poi un bel giorno, prima o poi vedrai il germoglio. Certo. O sbaglio, papà? No, va bene, vediamo, rispondi qualcuno che sta chiedendo. Vediamo. Allora, Eugenia, Chiedono, ma la prof? La prof, mia madre. Papà, la mamma oggi stava cucinando a casa, non è ancora pronta la mamma, diciamo. Tu cosa dici, papà, rispetto alla mamma? Non ha il nostro carattere, non è riflessiva come me. Lei dice una cosa e già sta pensando a quello che dovrà dire, anzi a volte lo dice contemporaneamente, tu non sai quale delle due cose ha detto prima, ecco. Quindi e rimane lì perplesso, dice ma che devo fare? Devo andare avanti o indietro? A volte c'è questa parte. Diciamo che mia madre non è pronta ancora. Certo. Quando sarà pronta sarà un grande evento. Prima e poi la portiamo comunque, Allora, Gianni San, quanto sei fiero di Francesca da 1 a 10? Gianni San, quanto sei fiero di Francesca da 1 a 10? Non voglio dare voti perché per me è il top, insomma, ecco. Va molto oltre. Non me l'ha mai dette però come queste cose, ragazzi, non ci fate emozionare oggi, guarda. Allora, Enrica, amore, Enrica c'è. Sì, Enrica, meravigliosa questa frase. La vita si costruisce in segreto, tuo padre è meraviglioso, gli animali non cercano risposte. L'Enrica meravigliosa, amore. Allora, Roberta, che bellezza, un abbraccio a te, al tuo babbo. La vita è il mistero, che spettacolo Gianni San. Voi vi devo spiegare, ragazze, perché si chiama Gianni San. Perché vi ricordate il film Karate Kid anni fine 80-90? Ok, io mi sono consumata le cassette di Karate Kid, mi ricordo. Io ero innamorata del maestro Miyagi e l'allievo del maestro Miyagi si chiamava Daniel, no? E il maestro Miyagi chiamava Daniel San. Daniel San. Mio padre Gianni San, da lì. E poi vi ho detto che mio padre era un vecchio samurai in un'altra incarnazione. Papà, io ti ho fatto questa narrazione
Tu devi sapere che c'è la pratica dello storytelling, quando devi sapere, papà, che tutto è narrazione, quello che ci raccontiamo nella nostra vita. Tutto è frutto di una narrazione. Quello che ti racconti è la tua, vivi quella vita, ok? Gli sto facendo in soldoni a papà. Quello che ti racconti, la vita è quello che ti racconti della tua vita, no? In base a quello che ti racconti, la tua vita è quella. Come la vedi tu? Come la vedi? Ok. Certo. Quindi tu ti puoi raccontare tutto quello che vuoi della tua vita. Tu puoi crearti storie meravigliose che ti fanno vivere meravigliosamente bene. E quindi io mi sono immaginata che tu, nel tuo essere, siccome devi sapere, a mio padre cercano sempre consigli, lo chiamano per un consiglio filosofico, ok. Quindi io ti ho visto a te come un maestro samurai. Hai questi occhi a mandorla, io pure. Quindi un maestro samurai. E quindi tu per me, nel mio immaginario, in un'altra incarnazione sei stato un maestro samurai, con i suoi spazi, le sue cose, la sua contemplazione della vita. Anche se i consigli che do, in realtà, poi chi li riceve non sempre li recepisce nella maniera che io ho pensato. A volte ognuno li personalizza i consigli e questo è bellissimo. Bello, li personalizza i consigli, bellissimo, vabbè. Bello, mi ammutolisci sempre, poi che devo dire dopo che parli tu? c'è un conflitto di interessi, che devo dire dopo che parli tu? Ecco, così. Aspetta, leggiamo un po' che stanno scrivendo le ragazze e i ragazzi. Mary dice buonasera Gianni San. San significa signore in giapponese. Abbiamo capito, San. Ah, ok, finalmente l'abbiamo capito. San significa signore in giapponese. Ah, ok. E io pensavo che era un modo di dire del film, no, del film, comunque che era una cosa giapponese che, non lo so, delle arti marziali, non lo so. Mo sto per dire una stronzata, ragazzi. Vabbè, comunque, ora so che San significa signore. Signor Gianni. Gianni San. Meraviglioso. Gianni, Nicoletta Sabino dice Gianni sciamano. Sciamano. Sì. Sei sciamano, papà, tu. Sì. Sei sciamano, papà. Allora, Francesca, siete due angeli di luce, grazie di esistere a papà, un forte abbraccio. Allora, poi dovete sapere che lì in fondo alla poltrona c'è anche Alessio. Ale, vieni a salutare le ragazze. Alessio è una mia anima gemella, dedito alla missione della nostra comunità. Alessio è colui il quale mi ha fatto questa splendida bacheca che la vedete su Instagram, è un grande artista, creatore, scultore. Ok, Ale, saluta le ragazze. Ciao a tutte ragazze. Ok. Da uno degli adepti. Che sei scemo. Che sei scemo. Un saluto affettuoso da uno dei tanti adepti. Dai, qua non siamo adepti, siamo tutti una grande famiglia. Adepti della causa, sì, quella sono in primis io, adepta alla causa. Adepto alla causa volevi dire? Esatto. Ah, ok. I trascendentalisti. I trascendentalisti è meraviglioso. Quindi, Ale, volevo che se mi porti un bicchiere d'acqua, per favore. Ok. Papi, papi, dove sei, papi? Ok. Allora, intanto continuiamo a leggere che dicono le nostre sorelle e fratelli. Allora, Simona Raimondo, ciao amore, mua. E allora, aspetta che sto andando piano piano. Allora, Sabi Sole Fiore dice ciao caro Gianni per gli insegnamenti, sei saggio come la tua piccola Sabina. Vediamo ancora. Siete un dono meraviglioso, Stefania Bonetti, grazie Ale, grazie. Allora, papi, io devo andare a vedere dove ho messo le magliette della nostra sorella che mi ha regalato, perché o se le avevo messe in lavatrice oppure siediti un attimo qua tu, papi, e parla un attimo con le ragazze. Ragazzi, arrivo 2 secondi, vado a vedere se stanno nella camera di giù, un attimo, perché Alessio non le ha trovate. Papà, aspetta, arrivo subito, ragazze, arrivo subito. Ok, aspettiamo che torni
Francesca. Ma questi incontri sono utili, spero almeno. Io penso di sì. Poi vediamo quante notizie. Marta Cappelluti, grazie, grazie. Francesca, ciò che fa per noi. Ma che belli che siete. Natalina, molto saggio e dolce papà, grazie. Valentino Menditti, grande Francesca, mi piace questo rapporto che hai con tuo papà. Sei una persona meravigliosa come era il mio papà, che purtroppo non c'è più da 6 mesi, quindi salutami tantissimo il tuo papino. Grazie cara, mi spiace per il papà tuo, ma sarà sempre con voi, con te anzi. Maria, anch'io mi sento a disagio, grande papi, ok. Beh, fanno piacere queste conferme, via. Scusa, sono appena arrivata e mi sono collegata ora. Un abbraccio grandissimo a tuo papà, ha una voce dolcissima. 1000 like, te li meriti tutti. Grazie cara, ricambio. Ma quanta bellezza in queste Ti frasi. stanno dando ragione, questi incontri sono speciali, sono magici. Sì, è vero, è vero. Ma poi la gente deve parlare, ecco, deve colloquiare, deve condividere, ecco. Forse il termine esatto, bisogna condividere. E quando condividiamo in genere è sempre per il bene proprio e altrui. Anzi, forse se noi condividiamo in maniera corretta, semplice, quello che diamo ci ritorna ampiamente, ci soddisfa al massimo. Ecco. Io credo che chi dona ha piacere di donare più di quanto chi lo riceve, ecco. Penso, Meraviglioso, no? Papà, sei stupendo. Ma siedi, devo farti una foto di dietro un attimo. Vabbè, dai, no. Allora, ragazzi, ho trovato, guardate che cosa meravigliosa. Allora, nostra sorella mi ha fatto questo dono stupendo con un suo dipinto. Guardate, meraviglioso questo dipinto, stupendo, sulla maglietta, incredibile. Bellissimo, bellissimo, stupendissimo e bellissimo. Guardate che bello, non so se si vede. Bellissimo, incredibile. E poi, e poi questo meraviglioso. Io ti benedico e battezzo come infinito successo, sorella. Incredibile, 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 stupendo. Grazie, sorella mia. Grazie, 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 grazie. Nel frattempo, cosa hai detto, papi, alle ragazze? Beh, niente, ho dialogato un po' con loro, ho dato delle massime. Ok. Insomma, le solite più che altro, sempre in maniera positiva, naturalmente. Chiaro. Vediamo un po' che state dicendo, ragazzi. Aspetta che controllo. Che dice Ale? Perché Alessio sta controllando gli altri messaggi che non riesco a leggere nel frattempo. Una ragazza gli ha scritto, comunque, una ragazza aveva scritto Gianni San come San Giovanni. È vero! Non ci avevamo pensato. Gianni San come San Giovanni. Sto cercando. Non ci avevo pensato proprio, è vero. È vero, è vero. Ma non pretendo tanto. Ha detto ma non pretendo tanto. Papà, ti abbiamo già eletto a Gianni San, quindi comunque sì. Allora Giovanna, ciao sorella mia. Allora mi chiedi, ciao Franci, per i rituali con la luna piena di oggi ci sono degli orari? Guarda Gio, la luna piena è stata all'1:30, quindi io non farei più rituali per oggi, perché entriamo poi nella luna calante, almeno per quanto è il mio sentire. Io li faccio sempre prima che arrivi la luna piena, almeno 2 ore prima, 1 ora prima, ok? Per quanto riguarda il mio sentire. Allora, Marianna Di Martino, che meraviglia che siete, sentirvi confrontarvi su argomenti così fuori dall'ordinario suscitate in me una grande ammirazione. Francesca cara, goditi il tuo Papi San. Io non posso più farlo con il mio. Marianna, il senso qual è? Che
e noi stiamo proprio cercando di entrare in una dimensione trascendente, che è quella che già abbiamo, no? E io mi auspico che quante più noi riusciamo ad entrare in contatto con quella parte invisibile, tanto da non sentire più quella mancanza, perché l'assenza è solo, cioè la mancanza che noi sentiamo è solo invisibilità, non è assenza. E questa cosa, seppur la mia ratio dice: "Ma che dici? Ma che dici?" Io la sento questa cosa. Quindi ciò che noi sentiamo, avvicinarci al nostro sentire è la cosa imprescindibile ormai in questo secolo, stavo dicendo, in quest'era. E più noi pratichiamo questa